giorni, andiamo. Perché qui non c'è l'Eldorado, non esiste l'Eldorado. Esiste una vita migliore che in Italia. Io però gli ho imposto Lisbona. Per trasferirci abbiamo scelto di avvalerci di un'agenzia. Sono Mara, vengo dalla provincia di Milano. Ho fatto l'impiegata tutta la vita. Io mi chiamo Placido, vengo anch'io da Milano, ma sono siciliano di origine. Ho svolto un'attività tecnica inizialmente e successivamente manageriale per un'azienda multinazionale, per cui ho girato un po' il mondo. E quindi questo spirito un po' apolide. Sì, apolide, comunque di viaggiare mi è sempre piaciuto. Poi con la pensione avevo voglia di andare via. Ho cominciato forse a rendermi più conto di com'era la vita che stavamo facendo in Italia e alla fine ho detto sì, andiamo via. Uno dei miei collaboratori ultimamente, prima della pensione, aveva deciso di trasferirsi a Lisbona. Mi suggerì, ma quando vieni qui si sta bene, il tempo è buono, la vita è più tranquilla, sicura. Abbiamo scelto il Portogallo piuttosto che la Tunisia o la Spagna, perché Tunisia, non so, non mi dava sicurezza. Spagna, onestamente, fra Spagna e in Portogallo pago 0 di imposte. In Spagna le pago, a questo punto ho pensato, andiamo in Portogallo. A me particolarmente il che mi ha convinto a trasferirmi è stato l'insicurezza crescente che c'era in Italia. Ma a partire dal governo, a partire dall'indecisione di questi cialtroni che governano l'Italia, non si possono assistere selvaggiamente a delle cose non corrette, sempre a danno della povera gente. La non decisione, la cafonaggine che c'è, e in più va a danneggiare la mia vita. Cioè, io dopo 65 anni non sono sicuro di stare a Milano. Noi a casa abbiamo l'antifurto perimetrale, l'antifurto radio, porta blindata, e una sera facevamo la ripartizione degli allarmi per muoverci, perché se ci alzavamo all'improvviso partiva l'allarme. Quindi eravamo chiusi in casa. Prigionieri in casa nostra, praticamente si è ormai, almeno io parlo per... Quindi che la smettessero di fare questi notiziari devastanti nei confronti degli espatriati, perché la gente va via dall'Italia, che è molto bella, per colpa degli italiani stessi, in primis dal governo, che non mette in condizioni i cittadini italiani a vivere decentemente, a partire dalla pensione, a seguire della sicurezza e delle ingiustizie che ci sono, sia giudiziarie che legali. Questa è l'Italia. Sono capaci di parlare e poi non fare niente. Allora io gli ultimi anni della mia vita li voglio vivere un po' serenamente, lontano dall'ego di queste persone. Abbiamo scelto di avvalerci di un'agenzia, perché vuoi un po' perché non siamo molto ferrati nelle pratiche burocratiche che ci sono, non è che non ci siano, bisogna stare anche molto attenti ed essere precisi, perché basta poco e tutto deve essere rifatto, i tempi scadono i tempi, e quindi un'agenzia, avvaliamoci, spendiamo qualcosa, ma almeno dovrebbe darci, come ci ha dato, la sicurezza. Siamo andati di persona, ci hanno fatto un'impressione, insomma tutto è andato bene. Ci siamo avvalsi di loro, che ci hanno seguito con personale, oltretutto italiano, che abita già da 20 anni, e chi da 15, chi da 20, un avvocato italiano che lavora però già da 20 anni, è qui di Lisbona, e che ci hanno anche aiutato nella ricerca dell'appartamento. Al ritorno dall'agenzia, proprio nel giro dall'oggi a domani, ma realistico, gli ho detto: ok Dino, cerco il volo, andiamo, paghiamo l'agenzia e andiamo, basta. Non era un ostacolo per me trasferirmi,
era trovare un'agenzia che ci supportasse correttamente nello svolgere delle pratiche amministrative, perché noi sappiamo bene come funzionano qui, ma sappiamo benissimo come funziona anche in Italia, che basta una piccola cosa che si blocca tutto. E devono passare i famosi 6 mesi, non si dice? 6 mesi e 3 giorni. E 3 giorni, 183 giorni. Ma se solo, diciamo, sono al limite e per anche di un solo giorno non li ho compiuti, perdo tutto. Diciamo gennaio, giugno, massimo, deve essere tutta la pratica completata. Ogni regione si comporta in modo differente. Sì. Cioè è assurdo. Noi un documento per attestare che abbiamo pagato le tasse negli ultimi 5 anni, siamo andati all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate ci ha costretto a produrre 5 documenti pagando 30 euro di marche da bollo. Un'altra regione, una sola marca da bollo, un solo documento che dice, dove gli pagava di 5 anni. Hai pagato tutto, invece a Milano no, uno per ogni anno. È ora che la smettano di dire che gli italiani che espatriano sono dei beneficiari. No, quelli che espatriano vanno via perché non sono più contenti di stare in Italia. Non tutti scappano dall'Italia perché non riescono ad arrivare a fine mese, ma vanno via perché non si sentono sicuri nello Stato. Pagano troppe tasse e hanno avuto il desiderio di espatriare per trovare una condizione migliore. Però questo atto di espatriare non è una cosa banalissima, è un impegno economico importante che bisogna sostenere, perché bisogna pagare un affitto, bisogna pagare un viaggio aereo, bisogna pagare un'agenzia che ti aiuta a fare queste pratiche burocratiche che sono importanti nei tempi e nei modi corretti, e quindi non è un'avventura piacevole, è un'avventura, è una sfida con tutto. Quindi per fare questa avventura un po' più tranquilla, la gente deve spendere dei soldi. Se non ha questi soldi non può andare via. Quindi vanno via perché l'abbiamo conosciuti, visti, persone che in Italia hanno una pensione netta di 700-800 euro, quindi probabilmente hanno, con un po' di risparmi, si trasferiscono, chi si trasferisce a Madeira, soprattutto magari nelle isole o nei piccoli paesini qui, perché la vita comunque è decente, hanno comunque un'assistenza sanitaria, hanno tutto, ma è meno cara e hanno quel qualcosina in più che si possono pagare un affitto, perché chiaramente gli affitti non sono quelli della grande città. Un esempio di una coppia di toscani, entrambi pensionati, penso sono vicini ai 70 anni, hanno una pensione più o meno di circa 2.000 euro entrambi complessivamente, sono partiti dalla Toscana e vivono qui in un paese vicino perché pagano un affitto di 550 euro al mese e ci hanno detto che vivono bene. Riescono a vivere. Vivono bene. E con la metropolitana, perché c'è il trenino da Lisbona a Cascais e su quella direttrice, loro vengono. Non sono di Cascais perché Cascais è cara come Lisbona, ma prima di arrivare a Cascais ci sono tanti paesini. E lì si trova, e quindi queste persone anziane, quindi non sono partiti per venire a svernare a Lisbona e fare chissà che cosa, ma per vivere decentemente. Che non era più possibile in Italia. Loro in Toscana non riuscivano più a vivere. Ecco, questa è la storia degli espatriati. La città di Lisbona è cara come affitti. Se si esce dal perimetro centrale, sì, le cifre ci scendono. raccontava, diciamo, alcuni proprietari di Lisbona chiaramente si sono fatti furbi. Sì. E noi l'abbiamo, insomma, una piccolissima ricerca, abbiamo visto che fra questo appartamento che noi abitiamo, premetto, noi l'abbiamo preso già arredato, quindi è chiaro che il costo è un po' più elevato di chi sceglie di prenderlo senza mobili. Veramente la differenza era pochissima, ma pochissima, quindi è chiaro che, cioè, se parliamo di 1.000 euro, l'altro signore ne voleva 980.
Noi forse siamo anche stati fortunati, abbiamo trovato dei padroni di casa, una coppia giovane fra l'altro, veramente per bene. Questa zona, diciamo che qui si va dai 900.000 in su al mese. Ecco. Lisbona è cara, sia nella parte vecchia che nella parte residenziale. Insomma, i nostri amici quando entrano qui dicono: oh, ma com'è grande! E noi abbiamo 2 stanze ampie, abbiamo tutto, stiamo bene. Abbiamo preferito sacrificare magari qualcosa all'affitto, pagando un po' di più, ma per riscontro paghiamo onestamente quasi nulla di mezzi pubblici. La vita comunque economica è decisamente un po' meno cara, il cibo è meno caro, l'abbigliamento è meno caro, insomma, anche a questo punto ok, sono disposta a pagare un po' di più d'affitto, ma avere una vita confortevole e tranquilla. I portoghesi hanno 3 pregi: sono educati, hanno un alto senso civico rispettosi. E sono rispettosi. Quindi cosa voglio di più? Qui fanno la fila, non c'è ressa ai negozi, sui trasporti pubblici sono funzionanti, noi viaggiamo a 10 di sera alle 11, a mezzanotte non abbiamo avuto mai un incidente. La metropolitana a Milano dopo le 10 non mi sono mai azzardata a prenderla. Qui si può viaggiare chiude alla 1 di notte, mi pare, a mezzanotte, ci sono persone di tutte le età, giovani, anziani, persone tranquille, ripeto, ben educate. Abbiamo scelto di non portare l'auto, vivendo in città. A Lisbona assolutamente non serve, anzi, è servita benissimo, non bene, benissimo, e anche, soprattutto le periferie, perché c'è oltretutto un ottimo servizio di abbonamento per le persone che hanno più di 65 anni. Possiamo viaggiare su tutta la rete, 18 comuni, quindi fino a Cascais, fino a Sintra, 20 euro al mese. E poi un'altra cosa, abbiamo testato nel frangente anche la sanità loro, ma devo dire che non è... Diciamo, bene o male è un po' come in Italia, per esempio. Mi è capitato di avere, avere bisogno, sono stati anche le persone all'accettazione veramente gentilissime. Il medico ha subito, devo dire che mi ha anche fatto fare subito una radiografia, perché quando gli ho spiegato come mai, eccetera, eccetera, lì sul posto immediatamente. E i ticket sono davvero, per l'Italia, bassissimi, cioè io ho pagato una radiografia 3,50 euro, 1,50 euro, non mi ricordo, una cosa... 4,50 euro. 4,50, va bene, insomma. Ho imposto però a mio marito, io sono un animale da città, perché amo i musei, amo andare a teatro, mi piace un po' la vita, non sono una snob per carità, però sono curiosa, anzi voglio sapere, perché devo colmare l'ignoranza che ho. Lisbona offre tantissimo, offre veramente tanto e tantissime cose gratuite soprattutto, dalle mostre nei musei, ci sono musei, tantissimi musei interessanti dall'antico al moderno, e come ripeto fanno anche cose disparate, dalla musica oltretutto, e anche qui hanno tantissime iniziative completamente gratuite per tutti, per i lisbonesi e per gli stranieri. Il verde, devo dire, qui ce n'è in un modo esagerato. È curato. Curato bene. Tutte di piante secolari, curatissimi e con attrezzature per esercizi, controllati, non c'è un attrezzo rotto. Le persone mangiano, ci sono i cestini e buttano lì. Per il parco non c'è neanche una carta. Innanzitutto grazie a Story Hunters TV, perché ci ha dato la possibilità anche di raccontare quello che magari alcuni sono interessati a sapere, e
ci fa piacere insomma che siate venuti e così a sentire la nostra testimonianza. Un saluto. Un saluto a tutti.